Comunque ecco il gomitolo con cui faremo questo scialle, che fa parte della parte 2 del precedente video in cui vi ho fatto vedere la maglietta. Quindi questo sarà lo scialle accoppiato con lo stesso identico filato che abbiamo detto è della Ice Yarns, e l'ho preso su il filo di Arianna, appunto yarnshopping.com. È veramente un filato morbido, si lavora con molta facilità, scivola sull'uncinetto che è un piacere. Comunque se volete potete andare a vedere la recensione che ho fatto un po' più approfondita nel video precedente. Quindi adesso procediamo nel fare lo scialle e, come vi dicevo nello scorso video, nel video precedente, ho sgomitolato per fare in modo di iniziare dal bianco. Ecco qua il gomitolo sgomitolato, appunto, e cominciamo a lavorare. Vi metterò comunque sia tutte le indicazioni di dove ho preso il gomitolo con il sito e tutto quanto giù nell'info box. Avviamo 5 catenelle. Uno, 2, 3, 4 e 5 e le chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Poi facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo 8 maglie alte dentro il cerchio. Poi facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro, facciamo altre 3 catenelle e facciamo una maglia alta sulla maglia alta corrispondente, la seconda. Poi facciamo 3 catenelle e facciamo un'altra maglia sulla maglia alta successiva. Catenelle, maglia alta nella maglia alta successiva. E facciamo così fino alla fine delle maglie alte. Poi facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta all'interno qui del primo archetto. Poi facciamo 3 catenelle e facciamo un'altra maglia alta all'interno sempre del primo archetto dove abbiamo fatto la maglia alta precedente. Poi facciamo una maglia alta nella maglia alta corrispondente del giro precedente. E una maglia alta all'interno dell'archetto successivo. 3 catenelle e di nuovo qui ci regoliamo in questo modo facendo una maglia alta nel primo archetto, una maglia alta nella maglia alta corrispondente e una maglia alta nell'archetto successivo e lavoreremo in questo modo per tutto il giro. Per quanto riguarda come finire il giro, siamo arrivati qui, questo è proprio vedete? Proprio la fine del giro, questo è il cerchio iniziale. Facciamo sempre 3 catenelle e 2 maglie alte nell'ultimo archetto.
e anche quest'altro giro è concluso. Per il prossimo giro faccio 3 catenelle, giro il lavoro e faccio una maglia alta nella prima maglia alta che incontro del giro precedente e faccio un'altra maglia alta dentro il primo archetto. Poi faccio 3 catenelle, faccio una maglia alta nel prossimo archetto, scusate, sempre nello stesso archetto, e poi faccio 3 maglie alte chiuse insieme, corrispondenti alle 3 maglie alte che ho fatto nel giro precedente, queste 3. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro, tiro fuori e lavoro solo le prime 2 maglie, così per 3 volte. Tiro fuori e lavoro solo le prime 2 maglie, tiro fuori e lavoro solo le prime 2 maglie. Poi ho 4 maglie sull'uncinetto che chiudo tutte quante insieme e successivamente faccio un'altra maglia alta nell'archetto successivo. Ecco qua quello che viene. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e con queste 3 catenelle più quello che stiamo rifacendo adesso va avanti così per tutto il giro, cioè lo faremo per tutto il giro. Quindi 3 catenelle, una maglia alta dentro l'archetto, 3 maglie alte chiuse insieme, una, 2 e 3 e una maglia alta nell'archetto successivo e va avanti così per tutto il giro. Il giro si conclude facendo le 3 catenelle, poi una maglia alta dentro l'ultimo archetto, una maglia alta nella maglia alta corrispondente del giro precedente e una maglia alta nell'ultima maglia, nella terza catenella dell'inizio del giro del precedente. E abbiamo fatto anche quest'altro giro. Prossimo giro facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta nella maglia alta corrispondente, un'altra maglia alta nella maglia corrispondente, poi facciamo un'altra maglia alta dentro il primo archetto, 3 catenelle e poi un'altra maglia alta dentro il solito archetto. Poi andiamo a fare una maglia alta nella maglia alta corrispondente del giro precedente, una maglia alta nelle 3 maglie alte chiuse insieme, e un'ultima maglia alta nella maglia alta del giro precedente. Ora c'è l'archetto dove faremo maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta dentro l'archetto. E ora si ricomincia, quindi dobbiamo fare sempre la stessa cosa per tutto il giro. Ne rifacciamo quest'altro pezzo insieme e poi vi lascio fare gli altri da sole. Quindi maglia alta nella maglia alta corrispondente, maglia alta nelle 3 maglie alte chiuse insieme, maglia alta nella maglia alta corrispondente, arriva l'archetto dove facciamo maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta dentro il medesimo archetto.
e si va avanti così per tutto il giro. Il giro finisce facendo 3 maglie alte, una nella prima maglia alta che incontriamo, la seconda nella seconda maglia alta che incontriamo e la terza nella terza catenella del giro precedente. E anche quest'altro giro è finito. Per il prossimo giro facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo tante maglie alte quante ne incontriamo fino all'archetto. Dopodiché facciamo maglia alta dentro l'archetto, 3 catenelle, maglia alta dentro l'archetto. Poi facciamo una maglia alta, perché qui facciamo una maglia alta, qui alla fine di questo gruppo di 5 facciamo un'altra maglia alta, perché queste 3 insieme le dobbiamo lavorare appunto a 3 maglie alte unite insieme. Quindi facciamo una maglia alta, poi facciamo 3 maglie alte chiuse insieme, una, 2, 3, le chiudo insieme e poi facciamo l'altra maglia alta. E questo si ripete per tutto il giro. Quindi adesso c'è l'archetto e facciamo la solita cosa che conosciamo nell'archetto, una maglia alta, 3 catenelle e poi l'altra maglia alta sempre dentro l'archetto. E ora si ripete, si rincontrano le 5 maglie alte, dove le 3 centrali le dobbiamo chiudere con 3 maglie alte unite insieme. Così per tutto il giro. Il giro finisce con 4 maglie alte. Due, tre e 4. Prossimo giro facciamo sempre 3 catenelle e giriamo il lavoro e adesso faremo le maglie alte corrispondenti alle maglie alte qui appunto dove, allora faccio avvicino in modo tale che si vede un po' meglio. Dunque faremo maglie alte con le maglie alte corrispondenti del giro precedente. Quando incontriamo l'archetto facciamo al solito una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta e dopodiché facciamo sempre le maglie alte corrispondenti alle maglie alte del giro precedente. Quindi dove c'è una maglia alta facciamo una maglia alta. Queste 3 raggruppate insieme valgono come una maglia alta. Quindi si fa una sola maglia alta e si va avanti così per tutto il giro. Questo giro insieme all'altro, quando chiudiamo le 3 maglie alte insieme, praticamente si intervallano per tutta la lavorazione. L'importante è che quando facciamo il giro delle maglie alte chiuse insieme siano le 3 centrali di ogni gruppo. Comunque poi lo vediamo insieme. Adesso facciamo questo giro dove appunto ad ogni maglia alta corrisponde una maglia alta e nell'archetto si lavora sempre una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Il prossimo giro appunto, essendo come abbiamo detto prima i giri che si alternano, dovremmo fare dopo il primo pezzetto le 3 maglie alte che si uniscono insieme, unite insieme. Quindi intanto facciamo le 3 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta, le maglie alte corrispondenti alle altre maglie alte. Quindi tutte maglie alte fino all'archetto.
Ecco, ora sono all'archetto e faccio una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta come al solito, e dopo aver fatto l'archetto, quindi le 2 maglie alte separate da 3 catenelle dentro l'archetto, mi ritrovo nel gruppo dove le 3 maglie alte centrali devono essere lavorate insieme. Quindi praticamente conto semplicemente 2 ne devo fare separatamente, quindi 2 maglie alte lavorate separatamente, queste 3 centrali le lavoro insieme e le altre 2 finali le lavoro separatamente, cioè normalmente. Quindi inizio le 2 a lavorarle normalmente, le prime 2, ecco qua, poi ne devo fare 3 chiuse insieme, quindi 1, 2 e 3, le chiudo tutte quante insieme e faccio le altre 2 normalmente. Dopodiché arrivo all'archetto e quindi rifaccio tutto quanto da capo e faccio così per tutto il giro. Finiamo questo giro con 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte. E poi continuiamo e procediamo appunto alternando questi 2 giri, il giro di tutte maglie alte, quindi tante maglie alte quante ne incontriamo, e nell'archetto facciamo al solito una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta, e poi sempre le maglie centrali nel giro successivo da chiudere insieme, 3 maglie centrali da chiudere insieme. Quindi questi 2 giri si alternano per tutta la grandezza di cui vogliamo fare la mantella. Vi faccio vedere questa foto per capire meglio che cosa intendo. Questa è una foto fatta sul computer del proprio l'inizio, di dove siamo arrivati, di dove sono arrivata con il video a farvi vedere il tutorial. Dunque qui si stanno, vedete, questi sono gli archetti dove facciamo le 2 maglie alte separate dalle 3 catenelle e le faremo ogni volta che le incontriamo. E poi abbiamo detto che ci sono 2 giri che si ripetono, un giro di tutte maglie alte corrispondenti alle maglie alte che incontriamo, quindi prosegue così il giro, e l'altro giro in cui ci sono al centro 3 maglie alte da chiudere insieme. Questi 2 giri si ripetono all'infinito. Ora che succede? Che quando dobbiamo fare il giro delle 3 maglie che si chiudono insieme, nella prima parte, vedete questo primo triangolo, nella prima parte non si fanno, quindi nella prima parte comunque si lavorano le maglie sempre così come si incontrano. Si fa l'archetto, quindi facendo le 2 maglie alte separate dalle 3 catenelle, e poi al centro dell'altro gruppo delle maglie alte che abbiamo faremo le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi da qui tutti gli archi, tutti i triangoli, scusate, da qui in poi in tutti i triangoli dobbiamo fare queste 3 maglie alte chiuse insieme, tranne nell'ultimo, corrispondente, nella foto non si vede, al primo. Quindi nel primo e nell'ultimo non si fanno mai queste 3 maglie alte chiuse insieme. E anche questo lavoro è finito, ci sono voluti tutti i 150 grammi della seconda cake, quindi io ho fatto 2 cose con le cake praticamente. Ho fatto la prima cosa la maglietta a maniche corte e la seconda questa mantellina. È ovvio che voi potete anche scegliere con le 2 cake di fare, che ne so, ad esempio la maglietta più lunga facendola diventare una maxi maglietta o un maxi vestitino, oppure facendogli le maniche alla maglietta, oppure potete decidere di fare una mantella molto grande e utilizzare le 2 cake fino alla grandezza della mantella che desiderate. Spero che questi tutorial vi siano piaciuti e iscrivetevi al canale, scrivetemi nei commenti, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutte quante.